Eccoci qui ragazzi, bentornati sul canale, la partita più bella dell'anno, senza se e senza ma. Manchester City Real Madrid di ieri sera è stata la partita più bella di questo 2022-2023 e non solo, perché se andiamo anche a scovare in partite passate ce ne sono pochissime di match giocati così. I primi 45 minuti è solo Manchester City ed è solo grazie a Courtois che il City non ha dilagato già nel primo tempo. È vero, il Real Madrid ha preso la traversa con Toni Kroos. Possiamo dire, se fosse entrato quel pallone sarebbe stata una partita diversa? Non credo. Credo che se fosse entrato il pallone di Toni Kroos, il City avrebbe vinto 4-1. Senza se e senza ma. Il City di ieri non si mantiene, non si manterrà mai da questo punto di vista, perché se non entri in campo e riesci ad arginargli tutte le linee di passaggio, stando a uomo su qualsiasi avversario, sperando che non li riesci a far muovere, forse puoi portare la partita 0-0 al 45esimo, altrimenti rischi di prendere imbarcate storiche e goleade nei primi 45 minuti che metterebbero a terra chiunque, qualsiasi avversario. Vista la partita dell'andata, mi aspettavo un Real Madrid un po' diverso. Cioè, nemmeno diverso a livello di schieramento. Ancelotti più o meno ha schierato lo stesso 11 dell'andata, un 4-3-3, anche vedendo il risultato portato a casa, un 1-1 al Bernabeu. Sperava di poter fare la stessa partita, quando invece sono entrati gli 11 del Manchester City come indiavolati, veramente indiavolati. Bruno Fernandes ieri non si manteneva. De Bruyne, l'invenzione dell'1-0 è tutta la visione di gioco che ha questo calciatore, anche spalle alla porta. L'1-0 è un'invenzione di De Bruyne, il 2-0 è l'intelligenza tattica eccelsa di Bruno Fernandes, perché quel colpo di testa, dite sì, era una carambola in aria, la palla è arrivata di testa, lui la doveva solo appoggiare. No, lui la doveva appoggiare nell'unico angolo dove il difensore non poteva saltare e la palla non poteva essere respinta dalla linea di porta. Quindi in quel momento devi già decidere dove metterla e la metti lì dove nessuno può arrivare. È un grandissimo gol anche il 2-0. Poi il terzo è l'autorete, però la palla che entra in aria su calcio di punizione è bella, tagliata, a giro, difficile da interpretare anche per la linea difensiva del Real. E il quarto gol è un'invenzione di Foden per Julian Alvarez. E ho detto Foden e Julian Alvarez perché ieri il Real Madrid il Manchester City, scusate, era sopra 3-0 con Marez, Julian Alvarez e Foden entrati dalla panchina poi quasi a fine partita. Ma di che cosa vogliamo parlare? Nel primo tempo giocavano quattro mostri dietro alla punta. Dietro a Holland c'erano De Bruyne, c'era Bruno Fernandes, c'era Grealish e Gundogan, che sono tutte e quattro forti con i piedi, hanno tutte e quattro una grandissima visione di gioco, saltano tutti e quattro l'uomo, anche se 10 undicesimi di ieri schierati in campo sono bravissimi a livello tattico, hanno tutti quanti una visione di gioco fuori dal comune, anche la linea difensiva. Riescono tutti quanti a fare la doppia fase e ad avere fiato poi nel farla, perché ci vuole una condizione fisica per affrontare 45 minuti come ieri, che deve essere stratosferica. Io non voglio fare paragoni, però a livello di aggressione sulla palla, quando hai perso quei pochissimi, un paio di palloni nel primo tempo, ha perso il City, c'è stata un'aggressione sul pallone fuori dal normale. Tre uomini che aggredivano il portatore di palla senza poter far sì che il Real Madrid uscisse dalla propria metà campo. Stiamo parlando del Real Madrid. Mi aspettavo qualcosina in più dal Real Madrid, che è arrivata forse all'inizio della ripresa, dove il Real Madrid ha cercato di tenere di più il pallino del gioco, ma era solamente perché il City stava gestendo le forze. Tutto qua. Non perché il Real voleva uscire fuori e cercare di comandare la partita. Attenzione, è stata solo perché il City, ovviamente, sicuramente per discorsi fatti nello spogliatoio tra primo tempo e secondo,
a livello energetico devi comunque lasciare qualcosa per poter impostare tutti i 90 minuti ad alto livello, quindi il primo quarto d'ora, vai, 10 minuti, che poi non è stato nemmeno un quarto d'ora, il Real Madrid ha cercato di fare qualcosa, ma ha fatto due tiri in porta alla traversa di cross tutta la partita. Diventa difficile contro un City che tira 20 volte in porta e in 20 volte ha creato 10 palle gol nitide. Courtois ha fatto 3 interventi mostruosi su Holland, mostruosi, 2 nel primo tempo e 1 nel secondo, con il colpo di tacco di Gundogan in area, con la triangolazione con Holland. Spettacolo, spettacolo. Sono contento di aver visto una partita del genere e di averla diciamo, sono anche contento di essere qui a poterla commentare, perché non ricordo nel passato di aver visto match così intensi, nei primi 45 minuti, addirittura soprattutto in una semifinale di Champions League dove di solito trovi due squadre che si cominciano a studiare, vedono come va l'andazzo del match per poi piazzare la zampata, soprattutto dopo un pareggio nella semifinale di andata. E invece no, il City è entrato in campo a dire: ragazzi, stasera ne prendete quanti più possibile e ve ne tornate a casa. È un Real Madrid che non può essere nemmeno rammaricato dalla sconfitta, perché quando perdi così contro una squadra del genere che ti ha completamente dominato, puoi solo soffermarti a fare gli applausi agli avversari senza, senza andare a rimurginare su qualche situazione, qualche errore arbitrale, che poi non ce ne sono stati, perché è stata una direzione arbitrale impeccabile ieri sera. È un City che affronta l'Inter in finale. Io non do nemmeno l'Inter per sconfitta, per amor di Dio, la finale si deve giocare, però diventa difficile affrontare il Manchester City di Guardiola. A meno che tu non riesca a non sbagliare niente, riesci a proporti in avanti appena possibile, appena ne hai la possibilità, e riesci a livello proprio a livello atletico ad affrontarli e riuscire a contrastarli nella costruzione del gioco, forse qualcosa la puoi dire, però devi entrare in campo con una condizione fisica e mentale impeccabile, senza sbagliare praticamente niente, perché sbagliando un'unghia il City va in porta da qualsiasi parte del campo, diventa pericoloso anche se perdi la palla al limite dell'area loro. Il City è capace in contropiedi da 3 passaggi, è capace che con 6 passaggi è arrivato in porta e tu non hai visto nemmeno gli avversari partire. Diventa impossibile trovare le contromisure, bisogna mettere il cuore oltre l'ostacolo dal punto di vista dell'Inter. Speriamo che sia una grandissima finale giocata a viso aperto, perché l'Inter è arrivata lì. Quando sei arrivato lì te la devi giocare sui 90 minuti. Forse potrebbero essere più semplici da affrontare che sul doppio confronto, perché nei 180 minuti diventa impossibile batterli. Sui 90 minuti forse qualcosa la si può dire, e poi l'Inter ha dalla sua qualità, soprattutto in attacco, per poter far male. Non è che il Real Madrid non abbia avuto qualità, attenzione, ma a meriti del City ieri il Real Madrid non ha visto il pallone, e quando non lo vedi purtroppo diventa difficile anche fare un gol, al di là di vincerle o perdere le partite. Partita stupenda, ragazzi, questo è quanto per questa Champions League. Ci godremo la finale questo 10 giugno prossimo ad Istanbul. Vedremo se l'Inter riuscirà a mettere il cuore oltre l'ostacolo. Ci vediamo nel prossimo video, ragazzi. Sempre Forza Napoli, e iscrivetevi al canale. Ciao!